Ciao, immagino che se hai cliccato su questo video tu sia qui per ricevere delle idee su cosa regalare a quella persona nella tua vita che fa maglia o uncinetto. Sei nel posto giusto. Ciao, io sono Nene, sono un fiber artist, faccio un casino di creazioni coi filati e nel mio canale realizzo vlog, tutorial, consigli di pattern, puoi trovare un sacco di video sul tema. Questa in particolare è una guida per regali sostenibili, quindi cercherò di darti dei consigli che ti aiuteranno non solo a fare un regalo che la persona dall'altra parte apprezzerà, ma soprattutto un regalo che non stai comprando su Amazon e io non ti metterò nessun link ad Amazon. Quindi l'unica cosa negativa di questo video è che purtroppo non potrai andare in descrizione, premere un link, premere un pulsante, comprare la cosa. Siamo qui per cercare di voler bene alle persone a cui stiamo facendo regali, alle persone che fanno maglia e uncinetto e quindi cercare di trovare un regalo che possa fargli piacere e che al contempo non sia contro i valori che condividiamo. Ho cercato di dividere questo video in 4 categorie, diciamo 3 fasce di budget più una categoria extra. Affrontiamole insieme. La prima categoria è un piccolo regalo ma che vale tanto e quindi è budget medio-basso ma bellissime idee. E la prima idea che ti propongo è quella di realizzare o regalare una ciotola per filati. Ne esistono di tanti materiali diversi e di tante forme diverse. Secondo me quelle più creative sono quelle in ceramica. Metto qui a schermo alcune ispirazioni con i credits. In Italia ho trovato ceramisti che le fanno, ma secondo me la cosa migliore potrebbe cercare un ceramista nella tua zona o conoscere un ceramista a un market dell'artigianato e commissionare specificatamente una ciotola per filato, magari del colore o del disegno o dell'animale per la persona a cui la stai regalando. Un'altra idea super carina potrebbe essere, se hai uno studio di ceramica o un ceramista che fa corsi nella tua città, andare a regalare l'esperienza del corso insieme e realizzare insieme una ciotola per filati. In generale, comunque, un'idea super carina e che può essere assolutamente pensata per la persona a cui stai facendo il regalo. Un'altra idea che condivido è quella dei tappetini per il blocking, che se non fai maglia e uncinetto forse non sai cos'è, ma è la fase finale di un lavoro in cui praticamente andiamo a dare la forma a quello che è il nostro maglione o capo che abbiamo realizzato. E secondo me la cosa interessante è che vendono dei tappetini specifici per il blocking che hanno delle griglie, ma in realtà sono dei tappetini, dei materassini, quindi tu puoi tranquillamente acquistare quelli che sono tappetini per bambini, quindi con il colore della persona a cui vuoi bene o persino con le lettere o le formine degli animali e secondo me se dall'altro lato c'è qualcuno di creativo e a cui piacciono le cose colorate apprezzerà comunque il pensiero e appaiate ad un paio di spilli o di blocker specifici, secondo me è un regalo davvero utile e assolutamente alla portata di un budget piccolo. Per invece i budget minuscoli, il regalo più utile che puoi fare a una persona è questo Yarn Threader di Clover, cioè un infilafilo di questa marca giapponese che fa un sacco di accessori per maglia e uncinetto, quindi magari andando a cercare questo troverai altri accessori utili che potresti inserire in una piccola pochettina, in un piccolo astuccetto per fare un regalo carino, ma questo è il più utile perché è perfetto soprattutto per quando si stanno andando a nascondere tutte le codine dei filati alla fine di un progetto, per farlo velocemente infilare con questo strumento le codine all'interno del lago e andare a nasconderle super più in fretta. È una delle parti più fastidiose e noiose perché sei alla fine del lavoro, non vuoi fare altro che indossarlo e invece devi ancora nascondere le codine e questo aiuta davvero tanto a rendere questa parte un po' più veloce. E sempre per piccoli budget l'idea di regalare un marcapunto, quindi un piccolo accessorio che serve a identificare una parte del lavoro o un punto del lavoro specifico in cui quando si sta andando a fare un pattern va magari fatto un aumento, fatta una diminuzione, cambiato tipologia di punto. Serve a diverse cose, ma quello che puoi fare è regalarne uno di speciale, quindi con un'icona che magari significa qualcosa per te e l'altra persona, o ancora meglio secondo me regalarne uno fatto a mano. Non ci vuole tanto, si possono fare con il filo o con qualche piccola nozione di gioielleria, una pinza e del fil di ferro, ma in realtà puoi anche prendere una spilla da baglia e andare a metterci qualche perlina e viene comunque qualcosa di bellissimo, fatto da te, fatto con l'altra persona in mente e appunto se è collegato a un'esperienza speciale o a qualcosa che piace all'altra persona non potrà che essere apprezzato e usato, è super utile. La categoria successiva diciamo è a medio budget e la chiamerei medio pensiero per ottimo risultato
e inizio inserendo quello che può essere un libro di pattern di maglia o di idee di maglia o anche un abbonamento a una rivista di maglia o uncinetto. In generale, questo secondo me è qualcosa che ha senso regalare se conosci l'altra persona e magari sai che segue uno specifico designer o hai in mente già uno specifico libro. Questo perché è un po' più facile andare a capire i gusti della persona e scegliere il regalo giusto. Ma in tutta onestà non c'è niente di male nel chiederlo. Se tu chiedi alla persona «Ehi ciao, non è che hai dei designer preferiti?» saranno sicuramente felici di parlarne con te, e se questi designer hanno scritto dei libri è un ottimo modo anche per supportare un designer comprando il suo libro e facendo comunque un ottimo regalo alla persona a cui vuoi fare un regalo. Un'altra idea secondo me assolutamente bellissima è realizzare o comprare una borsa per progetti di maglia e uncinetto. Questi benedetti progetti noi vogliamo portarli in giro, vogliamo fare maglia e uncinetto all'aperto, in libreria, in macchina, aspettando al bar, però non possiamo semplicemente prendere i gomitoli e lanciarli in borsa, dobbiamo contenerli in modo che non vadano da tutte le parti e al contempo che siano protetti. Quelli che sono i nostri filati non vogliamo che si prendano dentro in mezzo al mazzo di chiavi, no? Quindi di solito si tengono all'interno di delle borsette di stoffa, e tutte quelle che vedo realizzate con il velcro o con le cerniere, che si trovano spesso su siti, come abbiamo detto prima, e-commerce alla vendita, non vanno bene perché rischiano con il velcro o la cerniera di rovinare il filato al loro interno. Quindi per favore evitate e andate piuttosto a scegliere quelli che hanno il laccio con il filo da tirare. Se avete partecipato a un market dell'artigianato in cui avete trovato qualcuno che realizza creazioni di stoffa, questo è qualcosa di molto semplice anche da commissionare, e lì è particolarmente bello perché potete scegliere la stoffa per la persona. Ovviamente anche se volete farlo voi non è assolutamente complesso, soprattutto se lo fate piatto, quindi senza la base a fondo. Con la base a fondo appoggiata è un po' più carino, ma non importa, potete fare 2 rettangoli e semplicemente mettere della corda o della fettuccia nella parte superiore in modo che si chiuda, ed è un bellissimo regalo che può essere fatto a mano. E in questo ci tengo a dare un'idea un po' strana, ovvero esistono dei sacchetti per il pane di Ikea. Ikea non è la marca più sostenibile del mondo, ma questo set di sacchetti comprende 2 sacchetti per il pane a 2,50 € e sono 100% cotone, e in tutta onestà fanno esattamente quello che serve per portare in giro un progetto di maglia o di uncinetto medio piccolo. E secondo me la cosa bella è che con soli 2,50 € potete averne 2, e magari quello che potete fare è personalizzarli, quindi potete dipingerli, ricamarli, andare a metterci delle toppe e quindi renderli comunque speciali per la persona a cui li state regalando. Qui è dove blendo la categoria medio prezzo con la categoria prezzo un po' più alto, dove dico: non comprare del filato, non regalare dei gomitoli alla persona che fa maglia e uncinetto e a cui vuoi regalare dei gomitoli. Non farlo. È molto molto raro per una persona sapere quale altro filato vuole la persona davanti a sé, o che preferenze ha su quello che è il filato, o se ha delle sensibilità o delle allergie su quello che è la morbidezza o il colore o la tintura o il tipo di prodotti con cui il filato è stato trattato. Non puoi sapere queste cose, o è molto difficile che tu le sappia, quindi evita di comprare del filato che potrebbe semplicemente finire in un cassetto e non essere utilizzato. Piuttosto compra un buono regalo, e anche qui è dove dico: fermi lì. Se vuoi comprare un buon regalo, chiaramente è qualcosa per tutti i budget, puoi comprarlo piccolo, puoi comprarlo grande, ma la cosa che puoi fare è andare a comprarlo in un negozio della vostra città, del posto in cui risiede la persona a cui lo stai regalando, e quindi andare a supportare anche un piccolo negozio locale e andare a investire in quella che è la comunità e i negozi del tuo paese o del suo paese, a seconda di dove vive. E per entrare nella categoria ami questa persona e vuoi il meglio per loro, c'è l'idea di regalare una gift card da un negozio fisico, ma fare il passo in più e quindi non solo regalare la gift card, ma anche accompagnare questa persona nel negozio e vivere con loro l'esperienza di scegliere qualcosina. Non devono usare tutta la gift card in quel momento, ma può essere super divertente essere anche solo un amico supportive, anche se non sai niente di maglia, uncinetto e filati. Nel momento in cui vai lì e dici: oddio, questo è morbido, oddio, mi piace questo colore e questo colore ti starebbe super bene per un berretto, l'altra persona sarà contentissima, vivrete un bel momento assieme, magari ti appassionerai di filato anche tu, mai dire mai, e in generale è quel passo in più che però renderebbe un regalo super speciale. Sempre un po' in mezzo alle categorie,
l'idea di regalare un kit di qualcosa che magari ti hanno detto di voler imparare a fare ma ancora non hanno provato, o ti hanno detto che hanno iniziato a prendere in mano ma ancora non hanno i materiali. Un kit è il modo migliore per fare un regalo che sia già completo di tutto quello che serve per... Può essere un kit di infeltrimento, di uncinetto, di macramè, di maglia, di uncinetto, di rammendo. Ci sono un sacco di idee. Se magari questa persona ti ha dato qualche spunto nel corso delle vostre conversazioni, è sempre bene segnarselo da qualche parte, però appunto per iniziare direi che anche solo la lista che ti ho appena fatto io può esserti utile. Se può interessarti, io faccio dei kit di ricamo moderno, di maglia e uncinetto e di rammendo, quindi nel mio shop puoi trovarli e possono essere un bellissimo regalo per una persona a te speciale. Ad esempio è particolarmente creativo l'idea di regalare un kit di ricamo e dare l'idea. Hai mai pensato che puoi ricamare su maglia e su uncinetto? Quindi nel momento in cui hai fatto la tua creazione finita di maglia e uncinetto, puoi andare ad abbellirla e decorarla ulteriormente applicandoci un ricamo. Secondo me è una cosa bellissima che non abbastanza gente fa e quindi ecco, un'idea molto creativa. L'ultima idea, e nel budget alto, è l'idea di regalare uno Swift e un avvolgitore. Credo in italiano si chiami ombrello, ma non ne sono sicuro. Comunque è questo strumento di legno che si può aprire grandemente e invece questo piccolo strumento, di solito in plastica, che si gira per andare a rendere i gomitoli torte. Esistono anche due in uno, quindi uniti questi due strumenti in un unico pezzo. Questo è sicuramente un regalo, diciamo, un po' più costoso, un po' più ricercato, anche perché una persona per utilizzare questo tipo di strumento vuol dire che sta lavorando i filati che vengono venduti ritorti e di solito sono i filati un po' più pregiati e un po' più speciali, ma il che vuol dire che è una persona che tiene particolarmente al tipo di filato che usa e quindi apprezzerà tantissimo avere un avvolgitore e un bobinatore? Intortatore? E questo è secondo me un regalo particolarmente interessante da fare se magari sei in un gruppo di amici che stanno pensando ad un singolo regalo per una persona e che quindi possono un po' dividersi il prezzo, o se è davvero un'occasione importante, hai un budget abbastanza alto da dedicare a questa persona e questo è sicuramente un regalo che durerà tutta la vita. E per la categoria finale c'è il tu non capisci niente di maglia e uncinetto, non hai idea di cosa la persona che fa maglia e uncinetto abbia già in casa e quindi non sai cosa regalare che le serva o che non abbia. I got you. Qui è dove puoi fare i regali un po' più generici, ma al contempo magari andare a pensarli o realizzarli specifici per la persona. Ad esempio, una qualsiasi coperta di un buon materiale o di un buon colore piacerà sempre a chi fa maglia e uncinetto e si sa, è uno degli hobby da divano più comuni e quindi mettersi sul divano con la copertina e gli strumenti in mano è un bel momento. Sulla stessa idea una tazza o magari una collezione di tè se è una persona che apprezza, o un buon caffè se è una persona che apprezza il caffè, e magari se stai scegliendo la tazza cercarla creativa e quindi magari con un disegno o un colore o un'immagine o una grafica che parli di maglia e uncinetto può sempre essere connesso. E l'ultima idea, ma secondo me la più interessante, c'è quella di pensare un po' anche al benessere della persona oltre che a quello che possono essere le cose di cui ha bisogno e quindi regalare ad esempio una crema mani. Noi persone che facciamo maglia e uncinetto, le mani sono il nostro strumento principale, prima ancora di avere appunto in mano i ferri o gli uncinetti, quindi una piccola crema mani magari selezionata di un profumo che piaccia alla persona è davvero un piccolo regalo, un piccolo pensiero, ma che può fare tanto e soprattutto trasmette il messaggio che hai pensato a quella persona, vuoi bene a quella persona e vuoi farle un regalo che si prenda anche cura di quella persona. Queste sono le mie idee, spero che alcune di queste ti tornino utili. In generale, se non sai cosa fare, prima e piuttosto che fare un acquisto extra che magari alla persona non serve o che magari è sconsiderato o che appunto prima di trovarti all'ultimo e dover per forza cercare un servizio online che faccia spedizioni veloci per poter avere un regalo in tempo, piuttosto prenditi il tempo di andare dalla persona e dire ciao, guarda, vorrei farti un regalo ma sto cercando qualcosa che ti serva davvero. Ti va di dirmi magari di avere qualche idea o ti va se andiamo assieme al tuo negozio locale di filati e scegliamo qualche gomitolo che posso regalarti?
sarà sicuramente la cosa più apprezzata, la cosa che saranno contenti di ricevere perché lo sceglieranno con te e sarà anche un bel momento insieme. Quindi non lasciarti demordere se tutta la lista di idee che ti ho dato hai pensato non ci capisco niente, non saprei cosa di queste cose scegliere, non saprei cosa può apprezzare, perché non preoccuparti, piuttosto chiedilo. È il modo più sostenibile di fare un regalo a un'altra persona, chiedere all'altra persona: ciao, c'è qualcosa che vorresti? Hai mica una wishlist di idee da condividere con me? E ovviamente anche nel tuo caso l'altra persona vorrà farti il regalo, quindi magari arriva con qualche idea e l'idea di poter dire: ciao, io vorrei questo, non è che tu mi dici cosa vorresti e siamo tutti d'accordo. Quindi, se non altro, spero che questo video ti abbia aiutato ad avere delle idee un po' meno consumistiche del solito, e se sei arrivato qui e hai guardato questo video perché tu sei una persona che fa maglia e uncinetto e magari stavi cercando qualche idea regalo da autoregalarti, ti capisco. Sul mio canale puoi trovare un sacco di altre idee di pattern, di vlog, di dietro le quinte, di tutorial e un sacco di altri video che magari possono interessarti. E se invece vuoi sempre rimanere in aggiornamento con tutto quello che faccio, ti invito a seguirmi sui social. Ci vediamo al prossimo video!